le colonie, se sono troppo infette, che non è proprio selezione naturale, no? È più fatta dall'uomo. Another question. The natural beekeeping claims that the colonies survive without treatments. This claim are in stark contrast to the claim of the Conventional Beekeeping Association and goes against the interest of those who produce the medicine. How do you think natural beekeeping is taken by the Conventional Association? Sostanzialmente ho chiesto questo: l'apicoltura naturale e le sue affermazioni, anzi l'apicoltura naturale afferma che le colonie sopravvivono senza trattamenti, ma queste affermazioni vanno in netto contrasto con le affermazioni di categoria, no? Di apicoltura convenzionale, e contro quelli che producono i medicinali. Secondo te, come viene presa l'apicoltura naturale dalle associazioni convenzionali? So this question is a question about losses and survivors. Now, Questa domanda è una domanda legata alle perdite e alle colonie che sopravvivono. Of course, beekeepers of both extremes, natural or conventional, lose some colonies sooner or later. Tutti gli apicoltori, anche quelli convenzionali, perdono delle colonie prima o poi. Later in my presentation, I will show you statistics for colony losses for treatment-free and conventional beekeepers over the same periods of years. Fra un po' nella mia presentazione vi farò vedere dei dati statistici sulle perdite che soffrono gli apicoltori convenzionali e quelli naturali nel percorso di più anni. The attitude you ask about the conventional association's attitude to natural beekeepers, I say that attitude of the association varies a lot, a great amount. Il comportamento che hanno le associazioni convenzionali di apicoltura verso gli apicoltori naturali, verso questo movimento di apicoltura naturale, è un po' diverso da associazione ad associazione. For example, our local association, mostly conventional beekeepers, has over the years asked 3 times to hold its monthly apiary meetings in my apiary, mostly with Varroa hives. Per esempio, l'associazione di apicoltura della mia zona mi ha chiesto più di 3 volte, di diciamo, avere gli incontri di apicoltura annuali con i loro associati convenzionali nel mio apiario con le arnie Varroa. And I'm very pleased to say that many conventional beekeeping journals have published my articles ever since 2007 without any hesitation. Mi fa piacere che tanti apicoltori convenzionali hanno pubblicato i miei articoli dal 2007 senza nessuna esitazione. But sadly, I have heard of other beekeepers, for example, those beekeepers who want to use Varroa hives, who have been met with a cold response in their local association. Ma mi dispiace sentire anche che tanti apicoltori convenzionali che volevano avvicinarsi specialmente alle arnie Varroa, quindi a praticare un'apicoltura diversa, sono stati in un certo senso, possiamo dire, aggrediti, no? Perché non sono stati appoggiati nella loro scelta dalle associazioni. But to finish my answer to this question on a positive note, I'm glad to say there is generally in beekeeping an increased interest in more natural ways of treating bees.
Per rispondere alla domanda posso dire che generalmente ho notato che c'è diciamo, un interesse sempre più maggiore degli apicoltori, non delle associazioni, degli apicoltori a gestire le colonie in una maniera naturale. We can say that the problem maybe it is because the conventional beekeeping, it's a business. When you use the Varroa hives, you don't spend money. So also the top bar and the other hive, the other natural hive. With the conventional beekeeping, you have always to spend a lot amounts of money for all the stuff that you need to produce honey. Yeah. Maybe this is the first problem with the association. There could be a lot of truth in that. It's much cheaper to run Varroa hives or top bar hives. Okay. Gli ho chiesto, non è che il problema principale delle associazioni è, diciamo, il problema principale è perché le associazioni non accettano l'apicoltura naturale e forse perché l'apicoltura naturale abbassa completamente i costi. Comunque sia, un apicoltore naturale non deve spendere denaro per folicere, smielatori, eccetera, quindi di conseguenza l'apicoltura naturale va un po' contro il business che si è creato dietro all'apicoltura convenzionale. E il signor David, anche lui mi ha dato ragione, dice che con le arnie top bar, con le arnie varree, diciamo praticare l'apicoltura è molto più, costa molto meno. So we can go on to the fifth question. Do you want to read it in Italian? Yes. Nel tuo ultimo libro parli di ridurre le perdite delle colonie scegliendo per esempio degli ecotipi di api locali, quindi i famosi ecotipi. Ma oggi con il problema sempre più crescente dell'inquinamento genetico, come possiamo gestire questa situazione? Right, this is really a question about local bees. In my locality in northwest Wales, most of the conventional beekeepers are strongly against importing bees from outside the area. I'm talking about the conventional beekeepers. And when somebody new is starting to keep bees, the older beekeepers make nuclei for them. Diciamo che questa domanda è molto importante perché è legato al tipo di ape da usare. Nella mia zona gli apicoltori tanti apicoltori sono contrari a portare nuove sottospecie da altri posti. Io vi ricordo personalmente che c'è la ligustica che viene spedita in tutto il mondo e di conseguenza sono più propensi a creare e a vendere nuclei ai nuovi apicoltori, nuclei che loro stessi creano. Quindi sono delle api di casa, nel suo caso. Okay? So also we can support the idea of keeping to local bees from scientific findings. Quindi possiamo affermare che tenere le api, diciamo, locali è anche un modo per studiarle proprio scientificamente. Buchler and 18 other authors in the well-known Colossus project showed that locally adapted bees have a better chance of survival. Guffler e tanti altri ricercatori, qua stiamo parlando di ricercatori, in una ricerca che viene chiamata Colos, quindi per chi non lo sa si tratta della sopravvivenza delle colonie, eccetera, eccetera, ha notato che le colonie di casa, quindi le colonie che fanno parte, sono parte integrante dell'ambiente in cui vivono, non vengono importate, eccetera, sopravvivono molto di più rispetto alle specie non locali. And we can justifiably say, as beekeepers who do not treat,
those beekeepers who insist on treating their bees in an area where most beekeepers do not treat are risking genetically polluting the bees nearby by the drones from their weak colonies. E il loro problema è un problema, diciamo, loro hanno un problema diverso rispetto al nostro. Lui afferma che nella sua zona dove tanti apicoltori non trattano, gli apicoltori che trattano rappresentano una minaccia per le colonie non trattate per l'inquinamento genetico che viene portato dai fuchi, perché come ben sappiamo la riproduzione è multipla delle regine. Quindi questi fuchi provenienti da colonie trattate in un certo senso inquinano la genetica di quelle colonie, di quegli apiari dove non vengono usati medicinali. All'incontrario succede da noi, perché tante volte gli apicoltori dicono che noi con le nostre colonie andiamo a dar fastidio ai convenzionali.